Benvenuti, in questo video vedremo come potremo realizzare e poi simulare uno schema elettropneumatico, quindi composto dagli attuatori pneumatici, quindi il circuito di potenza pneumatico, mentre quello di comando è elettrico. Possiamo vederlo, facciamo il primo esempio con un solo cilindro a doppio effetto che andiamo a prendere, mettiamo qua e cominciamo a costruirci il nostro circuito di comando. Vado ad effettuare un zoom così da vederlo meglio. Mettiamo il nostro distance per indicare la posizione dei fine corsa. Andiamo a configurarlo cliccandogli sopra. Come etichetta, se il cilindro è il cilindro A, è composto da due fine corsa, A0 che è il fine corsa che segnala che il cilindro è dentro, e A1 che è il fine corsa estremo e indica quando il cilindro è completamente fuori. Le distanze sono 0-100, sono indicate dal programma. Ci servirà una valvola di distribuzione che vada ad alimentarmi alternativamente la camera posteriore e la camera anteriore, in modo che il cilindro vada in su e poi torni in giù. Andiamo a prendere la nostra valvola, che questa volta, invece di essere una valvola pneumatica di distribuzione 5-2 come questa, i pilotaggi non sono meccanici, non sono a pressione, ma devono essere delle elettrovalvole. Quindi andiamo a cercare la nostra valvola 5-2. Eccola qua, qui abbiamo la nostra valvola 5-2 in versione di elettrovalvola, dove ci sono le due bobine. Benissimo, la mettiamo in posizione corretta, colleghiamo la valvola con il pistone, con il cilindro, e diamo pressione alla nostra valvola di distribuzione. Andiamo anche ad inserire gli scarichi cliccando sopra il cerchietto e scegliendo lo scarico. A questo punto possiamo, cliccando in questo punto, assegnare delle etichette, delle label alla nostra elettrovalvola, dove indichiamo che quando il segnale elettrico arriva da questa parte ci sarà il movimento a più. Essendo una valvola bistabile, rimarrà in quella posizione fino a quando non ci sarà il segnale elettrico dalla parte opposta, che riporterà la valvola nella configurazione iniziale e quindi permetterà al cilindro di tornare indietro. A differenza del circuito pneumatico, dove andavamo poi a scegliere le valvole pneumatiche e le collegavamo una all'altra in modo da avere il nostro comando, in questo caso, essendo elettropneumatico, noi dobbiamo scegliere il circuito di comando deve essere elettrico. Così andiamo giù nel nostro menu fino a trovare il componente elettrici, che mi creeranno la nostra alimentazione 24 volt e 0 volt. Adesso andiamo a vedere come possiamo comandare il nostro cilindro, magari con una sola, in maniera che ci sia un ciclo singolo, quindi viene un ciclo, dopo che abbiamo premuto lo start c'è il ciclo, dopodiché alla fine si ferma. Quindi mi servirà un pulsante di start che devo andare a cercare tra i componenti, eccoli qua. Vedete, questi sono gli operatori manuali. Questo è un push button, cioè praticamente il nostro pulsante. Questo è proprio il simboletto suo. Quindi lasciamo stare. Il pulsante di start insieme al fine corsa 0 mi farà partire il pistone. Così devo prendere questo componente, che è multiuso, è un contatto normalmente aperto, e cliccandogli sopra vado ad indicare come etichetta che è il mio fine corsa A0. Automaticamente, vedete, mi dice che è un limit switch, è un fine corsa,
ecco, appare il simbolo del fine corsa e mi dice che in questo momento è chiuso, cioè è già attivato. Il pulsante di start e il fine corsa 0 mi devono attivare questa bobina qua. Quindi mi serve il simboletto della bobina del relè, eccolo qua, valvola solenoide. Questo è il simbolo della bobina, della valvola solenoide, alla quale ovviamente devo assegnare la stessa etichetta che abbiamo dato alla nostra valvola. Quindi questa sarebbe la mia valvola solenoide A+. Ed ecco. Per questo è importante mettere l'etichetta sui componenti della valvola, perché così poi posso assegnare lo stesso elemento al mio circuito elettrico. Adesso cosa succede? Succede che il fine corsa, che il cilindro è uscito, tocca 1, così il fine corsa 1 mi deve far ritornare indietro a meno. In questo modo mi serve un altro contatto normalmente aperto. Creiamo un po' di spazio. Lo colleghiamo alla nostra alimentazione. Vado ad indicargli che il mio fine corsa ha 1 e questo qui devo collegarlo con la mia valvola solenoide che mi rappresenta in questo circuito di comando il mio a meno. Quindi vado a dargli l'etichetta a meno. In questo modo abbiamo realizzato il comando singolo di un cilindro a doppio effetto mediante valvole di comando elettriche, quindi con un circuito misto pneumatico ed elettrico, quindi elettropneumatico. Andiamo a simularlo. Se vado a cliccare sul pulsantino, ecco, vedete, simula sia il sound, il suono, e anche ovviamente il movimento. Possiamo notare come i fine corsa si aprono e si chiudono simulando esattamente cosa accade in quel momento, se il fine corsa è stato azionato o non è stato azionato. Come probabilmente avete visto in altri miei video riguardanti pneumatica, sulle opzioni possiamo modificare in simulazione la velocità di esecuzione. Adesso la velocità è massima. Se voglio rallentarla di 5 volte faccio il rapporto di rallentamento 1 a 5. Andiamo a ripetere così vediamo meglio. Ecco. Bene. Potremmo vedere come realizzare un circuito automatico. Possiamo farlo mettendo questo pulsantino qui, scusate, questo interruttore qui. Vado un attimo a spostare il tutto. Meglio essere ordinati, così dal punto di vista della visione e anche della didattica si capisce meglio. Collego questo componente che è un interruttore quindi questa è una Tri2 monostabile, questa qui invece è un interruttore, una Tri2 con un interruttore, quindi il comando rimane comunque attivato perché meccanicamente il comando è bloccato, non è un pulsante che torna indietro, che ritorna indietro per motivo della molla, torna indietro solo se tolgo il meccanismo di bloccaggio dell'interruttore. Andiamo adesso a simularlo. Ecco, mi dice che ci sono linee attraverso le connessioni. Va bene, la simulazione va bene uguale, solo che il programma vuole essere preciso, non vuole nessun errore, anche se questi sono errori veniali, per così dire. Ok, vuoi che la simulazione parta lo stesso? Sì, non ti preoccupare. Ed ecco, quindi se... Ok, da quest'altro invece ho il ciclo continuo.
perché ovviamente il pulsante, l'interruttore, essendo rimasto premuto, quando è ritornato indietro ritrova di nuovo la linea di comando attraverso questo percorso. E così ci siamo realizzati un circuito dove il comando può essere ad un solo ciclo oppure a ciclo continuo.